Stiamo tornando dall'Umbria, dove abbiamo fatto un bellissimo giro per la vacanza di Pasqua. Ricordatevi di guardare il video finito di vedere questo. E invece di prendere l'autostrada, da Cesena abbiamo proseguito verso Ravenna e quindi verso Venezia, sulla statale 309 Romea. Però ormai si è fatta sera ed abbiamo deciso che ci fermiamo per la notte a Porto Garibaldi, frazione di Comacchio in provincia di Ferrara. Sistemiamo il camper in un parcheggio che conoscevamo già, domani ve lo faccio vedere, ed andiamo subito a goderci il tramonto in spiaggia. Oggi, lunedì di Pasquetta, il meteo è stato davvero brutto ed il mare è ancora molto agitato e suggestivo da vedere. Ragazzi, eccoci qui al mare, siamo a Porto Garibaldi, bellissimo, guardate che mare mosso, che oggi la giornata è stata assolutamente di brutto tempo, qua da noi fresco, giubbottino, vento, però adesso il meteo è cambiato, finalmente si sta rasserenando e domani mattina contiamo di avere una bella giornata. Bene, ciao ragazzi, buonanotte. Porto Garibaldi è una tranquilla località balneare che fa parte dei 7 lidi di Comacchio, conosciuti come lidi ferraresi, e confina a nord con il lido degli Scacchi e a sud con il lido degli Estensi. Ci siamo sistemati in un ampio spazio verde, alberato, che si trova nel confine nord di Porto Garibaldi, a 100 metri da una bellissima spiaggia libera di sabbia fine. Il paese è immerso nella natura incontaminata, poiché subito alle sue spalle si estendono le valli di Comacchio, un magnifico ambiente lacustre e paludoso con acqua salmastra, che ospita la più grande varietà di avifauna d'Italia. Sono presenti infatti più di 300 specie di uccelli come i fenicotteri, il cavaliere d'Italia, l'airone cenerino, il martin pescatore e altri, ma anche moltissimi pesci come orate, anguille, branzini, cefali, passere, e poi ci sono molti mammiferi come volpi, nutrie e lontre. Porto Garibaldi, oltre ad essere il più antico dei lidi di Comacchio, è un attivo porto per la pesca e animata stazione turistica, sia per la sua tradizionale vocazione balneare, sia perché riveste un importante valore paesaggistico e ambientale. L'area dove ci siamo sistemati è un parcheggio misto, auto e camper, a pagamento delle auto Leventi con parchimetro. Non ci sono servizi per i camper, niente acqua, scarichi o elettricità, ma è su fondo erboso abbastanza in piano, con buona alberatura e attrezzato con alcuni tavoli e panchi in legno. Il costo della sosta varia in base al periodo dell'anno. Da ottobre a febbraio è gratuito, da marzo a maggio si paga soltanto nei festivi e prefestivi, mentre da giugno ad agosto si paga tutti i giorni. La tariffa per i camper è maggiorata del 50% rispetto a quella delle auto. Al massimo un camper paga 6 euro al giorno. Ovviamente nei weekend dei mesi caldi potete stare sicuri che è sempre pieno. Nel parcheggio troviamo addirittura un bunker del 1944, quando il comando tedesco si era convinto che, dopo lo sbarco in Sicilia degli alleati, vi sarebbe stato un ulteriore sbarco sulla costa adriatica. Per questo idearono una linea difensiva chiamata Gengis Khan, per la quale da Rimini a Chioggia vennero costruiti dei bunker e posizionati in diversi luoghi ritenuti i punti più urgenti da difendere. Purtroppo questi reperti storici oggi sono stati abbandonati al degrado ed usati da qualcuno come discarica. Oggi, come da previsioni, la giornata è splendida e si sta benissimo in spiaggia. Il mare è piatto e passeggiare sulla sabbia ancora in assetto invernale è davvero molto suggestivo. In questo scenario così luminoso e quieto ci lasciamo rapire dalle animate evoluzioni dei gabbiani. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 .
sleep. Hear the crickets, see the moon. Side by side. Confinante con il parcheggio c'è lo Smile Chiosco Luciani, oggi chiuso, che serve anche per asporto. Non lo abbiamo provato, quindi non so dire com'è, anche se su TripAdvisor ha 3 palline su 5, ma le tantissime recensioni sono troppo contrastanti tra loro. Oltre alla spiaggia, da cui è possibile raggiungere in bicicletta il bellissimo centro di Comacchio. Sono 7 km di facile pista ciclabile. Comacchio è sicuramente una meta perfetta per farci un video e devo sicuramente metterla in calendario. Qui il centro storico è favoloso con i suoi ponti caratteristici e poi si può girare tantissimo con le bici attorno alle valli salmastre, magari con il binocolo oltre che con il teleobiettivo, perché si possono avvistare molti degli uccelli che abbiamo elencato prima. Per oggi però ci accontentiamo di un breve giro nel centro di Porto Garibaldi. Mi fermo ad ammirare il monumento dedicato ad Anita e Giuseppe Garibaldi. È una grande statua in rame raffigurante Giuseppe con la moglie Anita che una notte d'agosto del 1849, essendo stati avvistati dagli austriaci mentre erano in navigazione da Cesenatico verso Venezia, furono costretti ad allontanarsi con una piccola imbarcazione e a cercare un approdo di fortuna tra paludi e canneti. A Porto Garibaldi uno dei punti più interessanti è il Porto Canale, con i tipici capanni da pesca sui lati del canale che separa Porto Garibaldi dal Lido degli Estensi. Da qui partono i pescherecci, le imbarcazioni turistiche che organizzano escursioni sul delta del Po e quelle da diporto private. Davvero carino e interessante è il piccolo traghetto che per pochi spiccioli fa la spola tra le due sponde del canale, dando modo ai turisti a piedi o in bici di allargare il raggio delle proprie escursioni. Ma adesso torniamo verso il camper, perché finisce qui questo tempo supplementare della nostra vacanza di Pasqua 2024. Ciao ragazzi!